Benvenuti nel video dedicato alla tasca con cerniera. Questa tasca si può applicare a qualsiasi capo d'abbigliamento, può essere una giacca, un pantalone, una gonna, oppure anche a delle borse, delle zaini. Questo è un esempio finito. Qui abbiamo una giacca con le tasche, con la cerniera, oppure anche una borsa. All'interno abbiamo questa cerniera, questa tasca con cerniera. I cartamodelli TT-CAD presentano sulla parte su cui va applicata la cerniera questo rettangolino con questi pallini rossi sugli angoli. Poi abbiamo un sacchetto tasca e un sacchetto tasca con lo stesso rettangolino e i pallini rossi. Andiamo a riportare con ago e filo questi marcatori, questi puntini rossi entro perpendicolare al centro del pallino con il filo e l'ago, lascio sporgere qualche centimetro il filo e poi lo taglio. Eseguo questa operazione su tutti i 4 pallini, sia sul sacchetto tasca che sulla parte principale dove va applicata poi la cerniera. Vi ricordo che i cartamodelli TT-CAD sono su misura, perciò può accadere che l'apertura per la cerniera non corrisponda a una lunghezza di una cerniera standard. Voi la misurate e per acquistare la cerniera conviene, se non la trovate della stessa misura, avere una cerniera più grande, più lunga, perché si può sempre accorciare. Segnati i 4 angoli del rettangolo, vado a togliere il cartamodello dalla stoffa. In questo caso ho solo una stoffa singola. Questo è il rovescio del tessuto, lo segno con una X. Questo è il dritto del tessuto. Dove ho i marcatori, qui, vado ad applicare una teletta termoadesiva esattamente al centro, in questo modo. Questa teletta termoadesiva è alta 4 cm ed è più lunga rispetto all'apertura del rettangolino. La faccio vedere sulla carta che si vede bene. La vado ad applicare sul rovescio del tessuto con il ferro da stiro. Applicata la teletta termoadesiva con il ferro da stiro, io ho utilizzato una teletta termoadesiva non tessuta molto leggera. Questo dà stabilità all'apertura che poi creerò e blocca anche lo sfilacciamento del tessuto. Prendo il sacchetto tasca, quello con la forma del rettangolo, dove ho passato i marcatori sugli angoli del rettangolo, segno con una X il rovescio del tessuto, prendo la parte su cui va messa la cerniera, qui ho i marcatori che mi indicano gli angolini, vado a prendere il mio sacchetto tasca e lo sovrappongo alla parte, facendo coincidere gli angolini, i marcatori con i marcatori. In questo modo, basta guardare da sotto, si riesce a vedere, sì. E anche dall'altra parte si vedono bene. Blocco con degli spilli sul perimetro del sacchetto tasca. In questo modo spostati qui. Quindi ho messo il sacchetto tasca dritto contro dritto. Si potrebbe anche tagliare il rettangolino qui in mezzo e poi segnarlo direttamente con il gesso. Questo va bene se dovete eseguire solo una tasca, tipo all'interno di una borsa, ma se è su una giacca che avete i 2 davanti dove mettere la cerniera, conviene fare in questo modo, con i marcatori, perché così avete tutti i 2 strati di tessuto segnati. Poi con la riga e il gesso sottile potete anche in questo caso utilizzare una matita. Vado a unire i 4 punti, i 4 marcatori. Così. È importante la precisione.
segnato con la matita o il gesso, posso togliere i fili del marcatore. Ora vado con la macchina da cucire ed eseguo una cucitura esattamente sopra la linea della matita. Molto importante è non partire dove ci sono gli angoli, ma qui così a metà. Si parte, si arriva sull'angolo del rettangolo, con l'ago giù, si gira il tessuto, si esegue la parte corta del rettangolo, si continua fino ad arrivare all'inizio e qui così si salda. Un'altra cosa importante sarebbe quella di diminuire la lunghezza del punto. Normalmente questa tasca è meglio farla con una lunghezza del punto 2, al massimo 2,5. Quando si arriva ad 1 centimetro dall'angolo, accorciare la lunghezza del punto a 1,5 e con la lunghezza 1,5 eseguire la parte dell'angolo, questa, si viene giù e poi si prosegue per un altro centimetro, dopodiché si riporta la lunghezza del punto 2, 2,5 e si esegue la stessa cosa su questo angolo qui, questi due angoli del rettangolo, perché così prima di tutto con il punto più corto è più facile arrivare esattamente dove uno vuole e poi si dà più resistenza agli angoli. Cucitura attorno al rettangolino eseguita. Ho lasciato i fili lunghi così si vede bene dove sono partita e dove sono arrivata. Io per bloccare il sacchetto tasca avevo messo degli spilli, ma se non siete tranquille potete anche fare un'imbastitura che tiene più ferma la stoffa. Vado a togliere gli spilli. Questo è dalla parte del dritto, questa è la parte sul rovescio. Sul rovescio si riesce anche a vedere la lunghezza del punto. Qui ho utilizzato una lunghezza 2 e qui l'ho accorciata a 1,5 come vi dicevo prima. Ora vado a tagliare all'interno del rettangolino in questo modo. Si taglia fino ad arrivare a 1 centimetro, 1,5 prima del lato corto del rettangolo e poi con la forbice vado a tagliare esattamente fin sull'angolo del mio rettangolo a 1 millimetro. Dovete arrivare proprio vicino alla cucitura, altrimenti poi non gira bene il tessuto, sia da questa parte del rettangolo che da questa parte. In questo modo pizzico la stoffa per poter partire, così. Taglio tutti gli strati di stoffa, arrivo qui e taglio proprio vicino all'angolino, in questo modo. Tagliata l'apertura, stiro i 4 lati del rettangolo in questo modo, alzo il sacchetto tasca e lo stiro bene sotto, qui in alto e anche lateralmente. Stirato, porto il sacchetto tasca all'interno dell'apertura e lo porto dietro, così. In questo modo. Ecco qua il sacchetto tasca girato. Bisogna ridare un'altra bella stirata e stirare anche questi margini aperti, così è più facile mantenere il sacchetto tasca nella posizione corretta. Sul dritto ottengo questo. Posso anche imbastirlo oppure metterci degli spilli per bloccare il sacchetto tasca in questa posizione. Dipende molto anche da che tessuto utilizzate. Se il ferro da stiro basta, non serve imbastire, altrimenti è meglio bloccarlo con l'imbastitura. Prendo la mia cerniera e la posiziono sotto, in questo modo. L'apertura nei cartamodelli TT-CAD nella maggior parte delle volte sono alti 1 centimetro, in modo da far vedere anche un pochino il nastro della cerniera. Vado a bloccare con gli spilli
tutti e tre gli strati di stoffa, quindi la parte su cui va posizionata la cerniera, il nastro della cerniera e il sacchetto tasca. Vado a bloccare con gli spilli, prestando attenzione che l'apertura del rettangolo rimanga sempre uguale. Ok. Si imbastisce per bloccare per bene la cerniera e poi si esegue una cucitura a macchina. La cucitura a macchina si può eseguire con il piedino per la cerniera o con il piedino standard spostando l'ago, e la vado ad effettuare qui a 2-3 mm dalla piega del tessuto. Parto come ho fatto prima a metà, diciamo, di un lato lungo del rettangolo e vado tutto attorno. Cucitura eseguita. Ho lasciato i fili lunghi così si vede la partenza e l'arrivo, tutto attorno. Questo è quello che si vede sul dritto e questo è quello che si vede sul rovescio. Ora prendo il sacchetto tasca, quello senza il rettangolino internamente, separo il cartamodello dalla stoffa, segno con una X il rovescio del tessuto, vado a posizionare il sacchetto tasca su quello appena applicato, così coincidono perfettamente. Blocco solo i due sacchetti tasca con spilli in questo modo, imbastitura e cucitura a macchina e rifinisco con taglia e cuci e zigzag. I margini di cucitura che mi vengono indicati dal cartamodello li misuro e li posso riportare con il gesso e quindi seguire con la macchina da cucire, prima l'imbastitura e poi la macchina da cucire, il segno del gesso. Se voglio una tasca un pelo più piccola o un pelo più grande, posso comunque decidere che margine usare. Questo modo di rifinire la tasca con la cucitura e la rifinitura va benissimo per qualsiasi capo di indumento, se è foderato o anche sfoderato, però ci sono due altri modi di rifinire i margini se ad esempio abbiamo un capo che è sfoderato e quindi la tasca internamente si vede. Uno è rifinire tutti i margini con lo sbieco e l'altro, che è più veloce e molto bello, è questo. Il sacchetto tasca lo faccio fuoriuscire dall'apertura della cerniera, solo il sacchetto tasca. In questo modo. Così. Questo è il rovescio, perché vedo che c'è la X. Prendo l'altro sacchetto tasca, anche lui sul rovescio, metto rovescio contro rovescio e blocco tutto il perimetro del rettangolo. Blocco con gli spilli, imbastitura e cucitura a macchina a 1 centimetro dal margine. Scusatemi, mezzo centimetro dal margine. Si può fare da mezzo a 7 mm. 1 centimetro è un po' troppo, perché si riduce poi la capienza della tasca. Blocco con tutti gli spilli, tutti e 4 i lati. Margine con margine. Imbastisco e cucio a macchina. Tutto attorno al perimetro del rettangolo, del sacchetto tasca. Cuciti i 4 lati del rettangolo. Qui sono i fili. Se il margine di cucitura è più di mezzo centimetro, bisogna tagliare via i margini. Non deve esserci tessuto più largo di mezzo centimetro. Se il tessuto non sfila, si può anche rifilare via un po' di più e lasciare 3 mm dalla cucitura. Ora prendo dall'apertura e porto verso il rovescio del capo su cui va applicata la tasca. Prima di girarla sarebbe opportuno stirare i margini aperti, perché questa operazione che faccio risulta più semplice.
Ecco qua, bisogna dare anche una stirata e poi si imbastisce o si va direttamente con la macchina da cucire, eseguire una cucitura tutto attorno al rettangolo alla distanza dal margine di 1 centimetro. In questo modo i margini all'interno rimangono chiusi tra le due cuciture e la tasca rimane tutta bella pulita sia sul rovescio che sul dritto. Cucitura eseguita. La partenza sempre su un lato del rettangolo e non sugli angoli. Questo è quello che si vede sul rovescio del tessuto. Tutto il lavoro è pulito, non ci sono margini di esterni e questa è la parte del dritto. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!